Ehi la Riders e benvenuti dal vostro Medors! Oggi ho intenzione di parlare di una disciplina che sta avendo una larghissima diffusione in questi ultimi anni in Italia, ossia il flat track. La diffusione di questa disciplina è avvenuta anche grazie a campioni del calibro di Marc Marquez e Valentino Rossi, che appunto la utilizzano anche come allenamento e partecipano addirittura a delle competizioni al riguardo. Questa disciplina, come nel caso del Motard, del quale ho parlato nell'ultimo video di questa rubrica, è estremamente spettacolare e viene disputata su ovali in terra battuta percorsi in senso antiorario. Il flat track è molto simile allo speedway, un'altra specialità motociclistica che si corre su piste ovali, in terra battuta, ma che poi si differenzia per una serie di caratteristiche. Le moto da speedway hanno la trasmissione a presa diretta e sono assolutamente senza freni, mentre le moto da flat track sono meno estreme, hanno le marce e il freno posteriore, e per certi aspetti sono derivate dalla serie, anche se vengono ribassate per un corretto utilizzo, diminuendo la corsa delle sospensioni, e vengono equipaggiate con ruote da 19 pollici, sia anteriore che posteriore, munite di gomme con tassello di 6 mm di profondità massima, e a seconda dei circuiti vengono utilizzate moto monocilindriche o bicilindriche. La grandezza degli ovali appunto è variabile ed esistono diverse discipline legate al flat track o dirt track. In primis c'è lo short track, ovvero un ovale dallo sviluppo fino a 400 metri di lunghezza. Dopodiché troviamo l'half mile, un ovale che raggiunge gli 800 metri di lunghezza, quindi metà di un miglio, ed infine il mile, ossia il classico miglio, di 1600 metri di sviluppo, dove si raggiungono anche velocità di punta elevatissime, quasi addirittura 200 all'ora, con motocicli prevalentemente bicilindrici però in questo caso. Ma partiamo dagli albori di questa disciplina, che come per la maggior parte delle discipline motoristiche vede la sua nascita negli Stati Uniti d'America. Negli anni 20, quando il livello tecnico e il grado di affidabilità dei mezzi meccanici arrivò ad offrire sufficienti garanzie, gli appassionati cominciarono ad aver voglia di confrontarsi. Questo portò alla nascita delle prime competizioni, ma la mancanza di piste attrezzate in un paese grande come l'America fece sì che gli organizzatori inizialmente le realizzassero addirittura in legno. Board track, esattamente come i velodromi dove appunto girano le bici. E nonostante questi rudimentali tracciati, il successo fu ottimo e vi fu una larga partecipazione di pubblico. Questi impianti però comportavano un grandissimo impegno di capitali e fu per contenere i costi che alla fine degli anni 20 si iniziò ad utilizzare le piste in terra battuta degli ippodromi. Col fatto che esistevano in tutte le città, questi impianti consentirono la diffusione pressoché capillare di questo sport. Mentre in Europa si andavano diffondendo le corse su strada, gli americani avevano scelto di sviluppare gli sport motoristici negli ippodromi, adeguando moto e regolamenti agli impianti esistenti, e il flat track divenne popolarissimo. I piloti arrivavano alla pista sulle loro moto, partecipavano alla gara e quando tutto andava bene se ne tornavano a casa. Se erano bravi e fortunati potevano vincere un manubrio o una gomma nuova. E se proprio era la loro grande giornata potevano anche portarsi a casa qualche dollaro di premio. Sicuramente non erano ancora tempi nei quali si potesse pensare di vivere del ricavato di queste vittorie. Tanti lo facevano semplicemente perché era bello farlo. Spesso era tanto bello che si rischiava la vita senza rendersene nemmeno conto. E il concetto di sicurezza in pista era considerata filosofia da signorine. Negli anni 30 lo speedway aveva raggiunto una considerevole popolarità, ma nonostante questo il flat track stava diventando lo sport preeminente sugli ovali d'America. Lo scoppio della seconda guerra mondiale fermò per 5 anni ogni tipo di competizione e quando furono riposte le armi, il flat track divenne immediatamente la valvola di sfogo per tanti appassionati che in quegli anni avevano dovuto reprimere le proprie voglie, a differenza dello speedway che si rivide sulle piste solo negli anni 70. Non esisteva un regolamento unico e poiché molte gare erano organizzate dai concessionari di Harley e Indian, divenne molto difficile vincere in campo avversario. Un pilota Indian poteva occasionalmente vincere su un tracciato Harley e viceversa, ma questo non era molto conveniente per l'organizzazione, in quanto gli spettatori partecipavano molto accanitamente e non amavano vedere i propri beniamini perdere. La competizione veniva seguita con grande animosità degli spettatori, che volevano vedere i piloti lottare fino all'ultimo metro. Sicuramente questo tifo contribuiva ad aumentare la spettacolarità delle gare, ma contemporaneamente ne faceva aumentare la pericolosità. Ci fu un periodo di stasi durante il quale si perfezionavano i regolamenti e si cominciò a pensare anche alla sicurezza. La American Motorcycle Association, ossia la sigla AMA, fin dalla sua nascita nel 1924 aveva tentato di realizzare una normativa unica, ma solo dopo la seconda guerra mondiale si ebbero i primi veri risultati. Con il riprendere delle competizioni fu istituito il campione nazionale di flat track che negli anni, dal 46 al 53, veniva disputato in una singola gara. Questa si svolgeva sull'ovale di Springfield, nell'Illinois, che divenne in questo modo il massimo centro di attrazione per gli appassionati.
In questo modo, esattamente come 30.000 spettatori si accalcavano intorno alle strutture fatiscenti del vecchio ippodromo, spinti dalla grande passione e dalla voglia di esserci, con lo stesso spirito i piloti combattevano ruota a ruota per conquistare l'onore di portare il numero 1 sulla propria moto. Dal 54 in poi il campionato si sarebbe disputato su una serie di gare. Nasceva infatti l'AMA Grand National Champions e questo segnava l'inizio di un lungo periodo di supremazia da parte della Harley Davidson. Da questa disciplina provenirono la maggior parte dei grandi campioni americani che sono addirittura arrivati oltre oceano ad ottenere grandi risultati, come ad esempio Kenny Roberts, Nicky Hayden. Tutta la famiglia di Hayden è una famiglia di piloti che appunto ha origine sullo sterrato nel flat track. Spingere la guida all'estremo limite nel flat track è molto pericoloso, dato anche il fondo stradale particolare, e il più delle volte questo comportamento prelude a veri e propri disastri. Ma non era così per Kenny, ed il motivo stava semplicemente nel fatto che lui era talmente superiore agli altri che sembrava poter sfidare le leggi della fisica. E quando nel 78 appunto diede la notizia di voler abbandonare il flat track per correre il campionato mondiale di velocità, gli appassionati americani restarono folgorati. Molti dichiararono senza mezzi termini che senza Roberts le gare non avrebbero più interessato nessuno. Tra l'altro Roberts poi farà scuola anche nel moto mondiale, creando la famosa piega alla Roberts. Infatti affinò e migliorò lo stile di guida inventato da Jarno Saarinen, sporgendosi in curva completamente fuori dalla sella con il ginocchio, debitamente imbottito e protetto a sfiorare e spesso a toccare l'asfalto in curva. Indimenticabile il modo tutto particolare che aveva di festeggiare le vittorie, giro di pista compiuto su una sola ruota. Tralasciando questa piccola parentesi, tutto tornò nella norma, tuttavia per molto tempo la mancanza di Yamaha gialla e nera sulla linea di partenza a contrastare le Harley fu accettata non senza destare rimpianti da parte degli appassionati. Come detto a inizio video, questa disciplina sta avendo una grossa diffusione in Italia, anche se per la maggior parte viene disputata sui tracciati da speedway, cioè ovali da 300-400 metri, e per lo più vengono utilizzate moto monocilindriche. L'elettronica ovviamente è praticamente assente e tutto sta nell'abilità del pilota, cioè nella capacità di curvare di traverso facendo scivolare al meglio la moto per non perdere velocità e affrontare i due rettilinei al massimo del gas. Purtroppo le troppe differenze tra il flat che si corre negli Stati Uniti e quello in Europa impediscono oggi di poter avere un vero e proprio campionato del mondo. La FIM Flat Track Cup vede al via quindi solo piloti europei. Il campionato USA, ribattezzato quest'anno American Flat Track Championship, ha preso il via a metà marzo e si corre con due principali tipi di moto, le bicilindriche della categoria Twins e le monocilindriche a quattro tempi della categoria Singles da 450 cm3. Inoltre ci sono anche diverse possibilità adesso di poter usufruire di queste esperienze. Alcune piste, come ad esempio il Misanino, offre la possibilità di affittare appunto la moto. Come già detto in precedenza per le pit bike e per le motard, anche questa disciplina rientra nelle discipline comunque a basso costo. Quindi gente, questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito inoltre a dare un'occhiata, adesso apparirà in sovraimpressione qui sullo schermo, la sezione Mad Horses del mio canale, quindi gli altri cavalli pazzi, dato che si sono aggiunti due nomi e si tratta di ragazzi con i quali collaborerò in futuro. Spero anche prima di prendere la 3, sicuramente una volta presa la 3 mi farò già dei bei giri in moto con loro, già ci siamo sentiti, hanno entrambi dei canali molto belli. Il primo è Jim Biker e che dire, lui è un ragazzo simpaticissimo e inoltre guida una moto fantastica, fa dei video anche parecchio ragionati, tratta diverse tematiche, è divertente, fa passare diversi minuti in allegria in sella con lui, quindi vi invito seriamente a dare un'occhiata. E i secondi sono gli Sbiellati de Borgata, che come potrete intuire dal nome sono proprio tipicamente romani. Anche loro sono un gruppo di diversi motociclisti con diverse moto fantastiche che appunto vivono la loro passione al massimo e propongono diversi video anche loro, dalla pista alle pit bike alle ovale, un po' anche come faccio io. Quindi insomma io sono fomentatissimo e non vedo l'ora di cominciare a collaborare con loro, e voi passate a dare un'occhiata perché meritano entrambi questi canali. Ricordatevi poi qua sotto nel video di commentare, fatemi sapere appunto se conoscevate già questa disciplina del flat track, se qualcuno di voi la pratica,
Ricordatevi anche di condividere il video per aiutare sempre di più il canale a crescere, e se ancora non l'aveste fatto non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui miei caricamenti più recenti. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors!